Siamo rientrati alla base e adesso ci apprestiamo a vedere tutto il materiale raccolto durante l'indagine. Iniziamo con un sonoro registrato durante la perlustrazione effettuata prima dell'indagine. Questa registrazione bisognerebbe sapere chi c'era dietro la telecamera più che altro. Qualcuno dietro di noi, si sente una voce femminile dietro di noi in lontananza. Quindi potrebbe anche essere. Poi è strano, comunque quelle non sono parole interpretate male, quello è proprio un. È un verso, a meno che qualcuno di voi dietro, qualcuno ha detto qualcosa e è stato come risposta un mogugno, altrimenti risulta. Un mogugno strano poi, Sì, non sì, era neanche. anche perché sembra abbastanza vicino alla. Questa stanza mi spiegava. Se qualcuno mi diceva in questo castello è successo qualcosa, indovina la stanza, avrei puntato questa stanza qua, non lo so, era forse quella che ritenevo un po' più particolare. Al termine del primo giro, Emiliano nota un balzo di luce nel salotto. Porta via la luce di là. Non ci sono luci qua che possono. Cosa che accade anche successivamente all'altra coppia, rilevando alcunché di paranormale. C'è stato un movimento della luce. L'ho visto anch'io. Piuttosto freddo, la temperatura è scesa quasi a 8 gradi. Vedi qua quando dicevo. Adesso è scesa a 8 gradi. Vedi che avevano detto 8 gradi e poi quando siamo saliti dicevi sempre che era sui 14 sempre. A me sembrava che dalle prime registrazioni che avevamo fatto il primo piano era più caldo, Sì. come sarebbe giusto che sia, che l'aria calda va su, che il primo piano risultasse più caldo di quello sotto. E a me sembra che quando abbiamo provato poi la volta dopo non facesse così freddo. La differenza di temperatura avvertita da Davide e Monica è curiosa. Hanno rilevato ben 6 gradi in meno delle rilevazioni fatte anche a orari successivi. Il castello non è dotato di alcun tipo di sistema di riscaldamento che possa essersi staccato per un breve periodo per poi tornare in temperatura. È piuttosto freddo, la temperatura è scesa quasi a 8 gradi. Ah, sentito? Ciao, un attimo indietro. Strano, eh? È un timbro un po' strano. No, a me però sembra che- arriva dopo il. Cioè io sto respirando quando si sente e non respiro più, quindi. Sì, proviamo un attimo. Sì, anche a me sembri tu, eh. Non so cosa stai dicendo. Si interrompe il rumore del respiro, è vero. Magari mi è uscito un esatto. verso stranissimo. Io non ricordo di aver sentito bisbigli. Sembra proprio così flebile che probabilmente una persona di vicino non se ne accorge. O magari può essere proprio un respiro uscito male che sembra un bisbiglio, ma non è. Può Comunque mi sembra di poterlo associare benissimo a Davide, quindi. Il primo vero audio particolare lo rileviamo durante le riprese dell'ultima ispezione. Davide e Pamela sono nel giardino principale. Non è niente da me. Per me è sempre la Pamela che ha freddo. Però. No, non mi sembra lei. Mi ha fatto venire anche un brivido A me adesso, no- ti dico la verità. A me non sembra Pamela che. Boh, a me sembra qualcuno che ha freddo e soffia. Tu dici?
non si sente nessuna parola, sembra tipo qualcosa, un lamento di freddo, non lo so. Per me l'ha spiegato fino adesso e nessuno dei suoi brrr o freddo eccetera somiglia a questo. Sì, riascoltandolo è interessante. È più è un po' distorto anche. È necessario estrarre l'audio per capire meglio, quindi rimandiamo la valutazione a dopo. Il giardino ha riservato sensazioni vissute sul posto. Ho visto una luce lì Dove? e poi è andata via. Una lucina. Stavi riprendendo? No. La presunta lucciola viene vista subito dopo il flash. È possibile quindi che si tratti di esso mal percepito dallo sguardo, oppure di un riflesso dovuto a un cartello che si trova più distante dal luogo riferito da Pamela. Un'altra sensazione avvolge Pamela appena entrati nel labirinto del Minotauro, quella di essere seguita. Io mi sento seguita. Fermandoci però la sensazione è svanita. Aspetta io. Tipo, lì mi era sembrato di vedere una faccia, però probabilmente era L'ho l'effetto vista anch'io. della luce. Sono curioso perché io lì al momento non l'ho vista, quindi sono curioso di vedere dove l'ho vista. La vedi? Questo è chiaramente un esempio di pareidolia. Tocca poi a Monica avere la sensazione di essere seguita, una volta nel labirinto di Icaro. Cavolo, ho la bruttissima sensazione di essere seguita. Sì. Sì. Una seconda che la fa anche trasalire nel labirinto del Minotauro. Se ricordo bene è il finale in cui mi sento seguita e mi giro di scatto e faccio anche il sospiro. Ma è solo una sensazione o anche avevi sentito un rumore? No, solo sensazioni. Ma pochi istanti prima di questa seconda sensazione, Monica aveva già avvertito un fruscio. Ho sentito un fruscio, Non è invece, sì. ma forse era un animale. Quando c'è il buio. L'unico sonoro che si sente è il movimento secondo me, della telecamera, l'aria sul microfono del movimento veloce della telecamera. La coincidenza è che in quel momento, poi dopo tutti i giri dicendo di aver sentito il fruscio, quindi o quello che sembra un colpo di vento, in realtà non è il movimento della telecamera, ma è quello che hai sentito, oppure hai mosso veloce la telecamera perché l'avevi sentito, quindi non stiamo parlando del colpo di vento, non so se ho reso l'idea.
alieno Esatto. con uno sterno scheletrico, gli occhi da formica che guarda. Ma cos'è in realtà un quadro? No, Sì, cos'era? questo non so quanto che fa. Però è veramente inquietante, davvero. In effetti questa qui poteva essere tranquillamente spacciata per qualcosa, eh. Tocca ora all'analisi del registratore vocale. Sembra un rombo di un aereo. Siccome la seconda parte è troppo d'aereo, per non essere anche la prima. Sentite, il fatto è che prima e dopo questo rumore c'è assoluto silenzio, quindi non è che dire che c'è qualcuno in giro che sta... Si sente qualcosina, ma potrebbe benissimo essere anche una macchina che passa, eh. Ecco, questa è una cosa strana, 306. Non c'è nessuno nei paraggi, a quanto sentito dal resto dell'audio, e si sente qualcosa che cade. Non lo so, a meno che noi abbiamo fatto un rumore talmente forte nella sala da basso che ha rimbombato fino a lì, altrimenti è abbastanza strano. Sì, è interessante. C'è proprio un rumore secco. Che mi sembra lì, Può essere qualsiasi cosa però. però non mi sembra un rumore da eco. Però che cosa potrebbe essere caduto? Non abbiamo trovato niente per te. No. No. Sembra quasi un... se fosse stato in un posto con degli spifferi avrei detto uno spiffero d'aria. Sembra anche un uccello. Sembrava. Il verso di un uccello. E c'è totale silenzio sia prima che dopo, e questa è la cosa strana. Ma io trovo più interessante questo che il tonfo. Sì, 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 sinceramente. sì, sì. Eliminando il rumore di fondo e amplificando leggermente otteniamo questo. Riprendiamo ora l'audio registrato in giardino da Davide e Pamela. Ho messo 3 cose, la prima è il sonoro strano. E poi c'è un sonoro del movimento del giubbotto e l'altro di uno sbuffata, mi sembra, di Pamela, giusto per confrontarli. Sono separati da una pausa. Assomiglia un po' a quello dell'audioline. A me sembra, come avevo detto l'altra volta, un lamento per il freddo. Sì, uno che fa... Però, boh, questo è il rumore del giubbotto, da dire che non c'entra niente. E poi qua invece ci sono delle parole di Pamela, giusto per capire se il tono di voce può essere il suo. Sì. 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 E questo è il suono strano. Non mi sembra che ci assomigliano tanto, eh. No, non si assomigliano, però non lo so, non mi convince. Facciamo solo ora il resoconto della telecamera wifi, perché ad eccezione del primo fatto che elenchiamo, ci ha dato riscontri sonori. In realtà,
è una cosa ciclica, ogni circa 5 minuti succede questa cosa qua. Io sinceramente non so se è una questione di focus della telecamera, perché non è neanche che si accende tanto tanto, piano piano diventa sempre più luminosa quella stanza, fino a quando c'è il punto tac e torna così. Quindi non so se è un problema di focus della telecamera che prende l'illuminazione e la schiarisce sempre di più fin quando torna indietro, oppure c'è un faghetto dentro che fa così. Comunque Dovrebbe illuminarsi tutto, anche il resto, anche il divanetto tipo qua davanti. Solo lì. guarda, ti dico, si illumina il pavimento si vedi che è più illuminato, c'è proprio la porta. Allora è qualcosa che c'è là, Comunque succede a ripetizione, tipo ogni 5 minuti, qualcosa del genere, quindi direi che essendo ciclica, tac tac tac, è di sicuro qualcosa Di tecnico. di tecnico. E poi passa una moto, poi c'entrare qualcosa? Noi non c'eravamo? No, non ci sono altri rumori di noi neanche sotto. All'inizio ho pensato, boh, magari qualcuno che mugugna sotto, perché poi la telecamera è vicino alle scale, rimbomba. Invece no, non ci sono altri rumori. Però c'è la moto che passa subito dopo. La cosa veramente strana è che di moto e di macchine, quando ho visto il video, ne sono passate tante e nessuno ha mai causato un riverbero del genere. Rimuovendo il rumore otteniamo questo. Più interessante ancora mi sembra 12, 24 e 17, che si ripeta la voce di prima. Stavolta senza macchina e senza moto, giusto per... Bella questa. Perché sembra un lamento, né? A me sembrava qualcuno che canticchiava. Un canticchiava o un lamento? Sì. Questa è interessante. Anche in questo caso, pulendo la traccia amplificando, otteniamo questo. Non so a voi, ma a me il posto è sembrato comunque molto tranquillo. Nel senso, sul posto particolari sensazioni non ne ho avute, né all'interno, dove secondo me la bella esposizione, il bel museo toglieva forse un'eventuale atmosfera inquietante. Fuori nel giardino, all'interno del labirinto, sinceramente non ho avuto grandi sensazioni. Pensavo peggio all'inizio, pensavo che il labirinto facesse un effetto claustrofobico più accentuato, invece mi sono trovato tutto sommato tranquillo. È vero, non mi sono soffermato, ma penso più che la cosa era dovuta più al freddo che a un'eventuale agitazione. Forse Monica ha avuto più qualche sensazione in più all'interno del... Sì, nel labirinto. Per il resto io l'ho trovato molto uno dei posti più tranquilli che abbiamo Sì, visitato. concordo, anch'io. A parte appena arrivato questa attrazione, tra virgolette, di quella particolare finestra lì sopra, l'unica sensazione che ho avuto in tutta l'indagine è stata quella. Spieghiamo, c'è una finestra Eh, che all'inizio ti ha attirato subito, esatto. tra l'altro era solo uno stanzino di passaggio tra appena salito le scale al primo piano. E anche analizzando tutto il nostro materiale abbiamo visto che Le lato solite video, anomalie. allora, lato video e fotografico non è uscito nulla. La luce che andava via al C'è massimo. al massimo la luce, però quello è troppo ciclico, troppo regolare per essere qualcos'altro. Abbiamo ottenuto i soliti audio dubbi, per la maggior parte tutti i rumori che secondo me possono essere classificati come rumori ambientali. Invece gli audio veramente
strani che sono usciti sono tre, sono due della telecamera wifi e uno del registratore, dove in tutti e tre i casi c'è questo sonoro che io, se sapessi che un microfono era in una zona di spifferi, avrei pensato al classico rumore di uno spiffero d'aria. Se ci fosse vento fuori anche, perché Sì, non c'era un filo d'aria. esatto. Secondo me l'unica possibilità di trovare una spiegazione concreta è il fatto che rimbombi la voce di Monico, di Pamela, all'interno del salone o di una stanza del castello, e il suono riesce ad arrivare per eco fino a lì, in questa maniera un po' distorta. E io le uniche sensazioni le ho provate nel labirinto, che ad un certo punto mi sentivo seguita, ma penso sia tutto frutto di suggestione. Sì, ma hai avuto anche un sussulto, hai avuto tipo In un caso particolare sì, eri abbastanza convinta di quello che avevi sentito. Sì, verso la fine del labirinto mi sono proprio girato di scatto con la sensazione che ci fosse qualcuno dietro. Secondo me era la suggestione, perché quando sono entrata la prima volta avevo delle persone dietro e non sentivo niente, invece Questa è una cosa da dire. mi sarei tenuta più a una certa distanza uno dall'altro, in modo da diminuire il rumore dei passi e sentire meglio se c'era qualche anomalia, insomma. Sì, diciamo, questo di sicuro sul posto ci avrebbe aiutato nelle nostre percezioni, però dal punto di vista delle riprese sarebbero usciti dei rumori molto distanti, e anche io lì avrei provato davvero a sedermi lungo ovviamente un rettilineo, non un angolo. Io mi che- sarei seduto in mezzo alla stanza degli specchi. Sì, però lì era molto larga, io invece proprio avrei scelto il classico rettilineo, stretto e lungo, che è peggio ancora degli angoli, perché proprio ti dà la sensazione di essere forse un po' più in prigione, non lo so, e mi sarei seduto un po' come ho fatto all'inizio con Pamela, in quella che era la sala, cioè la stanza che a me ispirava di più. Non lo so, se la proprietaria mi avesse detto che all'interno del castello era successo qualcosa, senza dirmi dove, io di tutte le stanze avrei scelto quella. Mi dava la sensazione di una stanza dove poteva accadere qualcosa, diciamo così. E quindi avrei provato a fare la stessa cosa che abbiamo fatto in quella stanza anche all'interno del labirinto, in uno dei rettilini. Secondo me avrebbe alzato di molto la suggestione e magari sarebbero usciti delle cose interessanti, molto probabilmente false, proprio per questo. A me piaceva anche molto quella nicchia, quella in fondo dove c'era sotto la ghiacciaia. Dove c'era quella specie di piccolo altare, Esatto, diciamo. esatto. Forse sarei stato anche lì un po' seduto ad ascoltare. Anche col Chi- vialone in me davanti. Esatto, sto dicendo, chissà mai che il bambino ti fosse eh. venuto incontro. L'altro da dire, e quindi ci vediamo per la prossima indagine.